Ciao a tutti, ben arrivati o bentornati sul canale di Spirito Combattivo. Sei convinto di allenarti correttamente? Scommetto invece che almeno il 50% della forza te lo perdi sul tatami. Non è un problema di muscoli, ma di 3 errori tecnici: un'anca pigra, dei saltelli invisibili e un richiamo della tecnica troppo lento. Oggi nel video ti mostro come correggere questi 3 errori tecnici. Mi raccomando, resta qui perché il secondo esercizio, quello con la sedia, cambierà il modo di allenarti. Vediamo adesso alcuni esercizi per capire come utilizzare al meglio le anche in varie tecniche. Ci mettiamo in sinistra avanti Zen Kotsudashi e facciamo tutte tecniche molto semplici proprio per capire nelle tecniche semplici come utilizzare le anche e quale può essere la differenza nel colpo portato. Ci mettiamo sinistra avanti Zen Kotsudashi con guardia e andiamo a fare per 5 volte il Kizamitsuki, quindi un pugno frontale e piuttosto lanciato. Questo è un pugno che deve essere portato con l'anca completamente aperta, non frontale, quindi il busto deve essere quasi completamente laterale. Infatti la potenza arriva, appunto come ho detto, dalle anche e con il busto completamente aperto, così permette di lanciare il colpo con la massima potenza verso il bersaglio. Questo è un colpo che deve essere di sfondamento verso il bersaglio. Quindi mettiamoci fermi in guardia e facciamo il Kizamitsuki per 5 volte. 1 e apriamo tutte le anche, quindi non rimaniamo semi aperti ma completamente aperti. 2, 3, 4, 5. Ripetiamo dall'altra parte, quindi destra avanti Zen Kotsudashi, guardia, quindi Kizamitsuki aprendo totalmente le anche e mettendoci quasi completamente laterali rispetto al bersaglio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Mi raccomando, e dobbiamo far partire il colpo, quindi sentire le anche che ruotano, quindi non questo pugno anca, ma anca pugno, parte il pugno e anca che fa arrivare a destinazione il pugno, quindi pugno che parte e anca che ruota completamente. Di nuovo torniamo sinistra avanti Zen Kotsudashi, facciamo adesso il Gyakotsuki, quindi pugno opposto rispetto alla gamba, un pugno tipicamente un attacco che viene fatto spesso d'incontro, quindi o per entrare nella guardia avversaria o d'incontro quando un avversario arriva con altre tecniche, che sia di braccia o di gambe. Il Gyakotsuki, a differenza del Kizamitsuki, deve essere portato con l'anca completamente chiusa. Quindi mettiamoci in guardia e facciamo Gyakotsuki destro. 1, 2, 3, 4, 5. Ripetiamo dall'altra parte, quindi 1, anca chiusa, anca aperta, anca chiusa, 2, 3, 4, 5. Questa è una tecnica che andrebbe portata con il busto appunto frontale rispetto all'avversario e l'anca deve essere chiusa completamente quando il pugno arriva a bersaglio, quindi non deve essere aperta a differenza del Kizamitsuki, ma deve essere completamente chiusa. E torniamo su, ritorniamo giù. Adesso uniamo le due tecniche, quindi il Kizamitsuki più Gyakotsuki. Quindi partiamo da guardia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, anca chiusa, anca aperta, anca chiusa,
anca aperta, anca chiusa e torniamo su. Ripetiamo a destra, anca aperta, anca chiusa, anca aperta, anca chiusa, anca aperta, anca chiusa, aperto, chiuso, aperto, chiuso, aperto, chiuso e torniamo su. Vediamo adesso il secondo errore molto diffuso, ossia quello dei saltelli invisibili, ho detto anche del rialzo durante l'esecuzione della tecnica. Questo è un errore che generalmente viene fatto sia nei pugni, ma è tanto più visibile e diffuso nell'esecuzione dei calci, perché eseguire un calcio mantenendo la posizione bassa ovviamente è più faticoso, quindi le persone tendono a durare meno fatica, ma il risultato sarà una tecnica meno potente. Quindi per vedere questo in pratica facciamo insieme un esercizio, come ho detto per le gambe, dato che generalmente l'errore è più diffuso e più visibile nell'esecuzione delle tecniche di gamba. Quindi armiamoci di una sedia, prendiamo una sedia, è importante che sia adeguata più o meno alla nostra altezza, a seconda della nostra posizione, eventualmente possiamo andare un pochino più in basso o un pochino più in alto. Mettiamo la sedia accanto a noi, che sarà il nostro compagno di allenamento per questo esercizio. Vediamo prima l'esercizio errato che spesso le persone fanno, ossia quello di eseguire un calcio alzandosi. Ora io estremizzo come sempre per farvi vedere la tecnica, quindi mi alzo, tiro il calcio e ritorno, mentre l'esecuzione corretta per massimizzare la potenza e la velocità e tutto è arrivare al bersaglio con la stessa altezza in cui mi trovo. Quindi tiro e recupero, resto più o meno alla stessa altezza, centimetro più, centimetro meno, resto bloccato, tiro calcio, recupero e ritorno. Quindi non questo, ma questo. Per allenare questo può essere utile utilizzare, molto utile utilizzare una sedia. Mettiamoci la sedia di fianco, l'importante è che abbia una parte come questa in cui mi possa appoggiare. Quindi braccio destro, mettiamo in guardia a sinistra, ci appoggiamo mano e soprattutto gomito. Nell'esecuzione della tecnica dovrò effettuare il calcio, in questo caso qui il maigeri, senza alzare, cercare di alzare e non alzare il gomito destro. Quindi appoggio il mio gomito destro, eseguo il calcio e richiamo. Vediamo di avere spazio a sufficienza intorno a noi, quindi di nuovo e torno, di nuovo e torno, di nuovo e torno, di nuovo e torno. Questa ovviamente è una posizione, nel caso mio, piuttosto bassa, quindi la tecnica può essere difficile, più difficile del normale. Nel caso mio una posizione di guardia è questa, per fare l'esercizio mi devo abbassare, quindi è un po' più faticoso, però meglio perché così mi devo concentrare di più a mantenere la posizione corretta. Proviamo anche dall'altro lato, mi metto laterale così potete vedere l'esercizio, quindi appoggio la mano e soprattutto il gomito posteriore, quindi non devo fare questo e staccare il gomito, errore della tecnica, quindi non è quello che va fatto, ma resto appoggiato, eseguo il calcio e torno, cercando di rimanere piuttosto appoggiato con il gomito. Ce lo devo sentire la sedia. E richiamo. 3 e richiamo. 4, stendo, richiamo e vado indietro. Di nuovo stendo, richiamo e vado indietro. Stendo e vado indietro. Fatto senza sedia invece dovrebbe essere e richiamo.
stendo e richiamo, stendo e richiamo, stendo e richiamo. Vediamo adesso il terzo errore molto diffuso, o quello del richiamo lento, o addirittura in alcuni casi, soprattutto quelli per le persone più principianti, del tutto assente. Il richiamo, per intenderci, è quando la tecnica ritorna. Io eseguo una tecnica, non è che resto lì, la tecnica deve essere richiamata, quindi devo richiamare il pugno con la gamba, ovviamente, per eseguire immediatamente, in teoria, un'altra tecnica. Poi possiamo fermarci anche alla prima o alla seconda, però quello che vorrebbe l'esecuzione in un combattimento è il susseguirsi di più tecniche, non una, 2, 3, 4, 5, fino a quando non entriamo nella guardia dell'avversario o finiamo l'attacco. Non è che facciamo una tecnica e poi restiamo lì. Quindi il richiamo permette innanzitutto di coprirci, quindi io tiro un pugno verso l'avversario, non è che resto lì, questo non solo nel karate, in tutte le arti marziali, nel pugilato, eccetera, non è che tiro il pugno e resto lì, ma subito mi devo rimettere in guardia, qualunque sia la tecnica. Qualunque sia la tecnica mi rimetto in guardia. Quindi il richiamo della tecnica o richiamo completo con ikite, quindi pugno, mano a fianco, per ripartire con la massima esplosività, nel caso sempre delle braccia, per le tecniche successive. Quindi ripetiamo gli esercizi e le tecniche del primo esercizio, quindi Kizamitsuki e poi Gyakotsuki, concentrandoci però adesso non sulle anche, sul pugno anche, ma sul richiamo. Quindi mettiamoci sinistra avanti, Zenko Tsudashi, partiamo adesso da Kizamitsuki, quindi non facciamo la tecnica ma già la tecnica stesa, come era nel primo esercizio, vi ricordate, vero? E anche aperte, quindi anche aperte, e richiamo immediatamente il pugno e mi rimetto in guardia. 2, 3, 4, 5. Andiamo con il destro, quindi Kizamitsuki anche aperte, 1, 2, 3, 4, 5. Torniamo a sinistra. Adesso andiamo invece ad eseguire il Gyakotsuki, quindi pugno contrario rispetto alla gamba avanti e richiamando completamente la mano. Quindi adesso siamo andati, in quello precedente siamo andati in guardia, adesso richiamiamo completamente in ikite la mano, il pugno, e lanciamo il secondo Gyakotsuki. Non concentriamoci però, a differenza del primo esercizio, sulle anche e sul pugno, ma sulla mano che ritorna, l'ikite, quindi il richiamo della tecnica. Quindi sinistra avanti, Kizamitsuki, richiamo e lancio la seconda tecnica. 2, 3, 4, 5. Ripetiamo dall'altra parte, quindi anche aperte Kizamitsuki, anche qui non ci concentriamo né sul pugno avanti né sulle anche, ma sul richiamo che deve andare a far lanciare il secondo attacco. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e torniamo su. Vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere gli ultimi aggiornamenti e di visitare il sito www.spiritocombattivo.it, che tratta non solo di karate ma anche della filosofia del Bushido applicata non solo all'interno del dojo ma anche nella vita di tutti i giorni. Ciao, alla prossima!